no, no, guarda come è incazzata già, dategli il microfono, va. Sentiamo, no. Ad ogni azione c'è una reazione uguale e contraria, e ti è arrivato il microfono perché no, no. Sono arrabbiata con te perché non sono d'accordo su questa cosa. Secondo me c'è gente che agisce, ok, sia pure inconsapevolmente, ma fa del male. Ok, E fa vuole del fare male, male. fa del male a un non è certo- l'intenzione. Ah, vuole fare del male. Secondo me sì. Ok. Secondo te sì perché? Perché secondo me tutti abbiamo una parte cattiva dentro di noi. Tutti. Tutti. C'è Qual- una parte buona e una parte Ok. cattiva. E la persona che fa del male? Ce n'ha di più. Evidentemente in quel momento emerge la sua parte cattiva, evidentemente è il bambino o la bambina che grida qualcosa che lui o lei non è riuscito Ti a stai quasi comprendere. addolcendo adesso, cioè, Ti stai? mi sembri quasi addolcita un po', mi sembri un po' ammorbidita da questa No, ho tua cercato. affermazione. No, dopo la prima volta che ti ho mandato a quel paese su questa cosa qua, lo dico sinceramente, ti ho detto no, butta proprio una parolaccia. Dillo, dillo. E ho detto vaffanculo Daniele. Sì. Sì. Mi chiamo Donatella Palmieri, vengo da Como, faccio l'infermiera da 34 anni, ho un figlio di 20 anni, mi trovo qui per una serie di sincronicità. Ma rispondi un po' alla domanda iniziale, perché sei venuta nonostante quel vaffanculo e quel comunque, ma che cazzo dici questo vaffanculo, non capisci un cazzo? No, Però... no, non ho detto vaffanculo perché non capisci, ho detto no, mi sembra troppo facile a volte La fa cercare troppo sempre facile. No, nel senso che ho capito dopo quello che volevi dire tu, ma nonostante questo non sono d'accordo. Però spiegami perché. Quindi mi hai detto che tutte le persone hanno una parte positiva e una parte negativa. Sì, E beh, quindi dentro ognuno di noi credo che su questo sia... No, no, io non ho nessuna parte... no. Quindi ognuno di noi ha una Cioè, parte... anche la persona più malvagia che ha ucciso un'altra persona, come dici tu, avrà avuto le sue motivazioni, no, per uccidere un'altra persona. Ah, ok. Non è... sto dicendo Quindi è una cosa giustificata? sbagliata. No, tu l'hai detto una volta, una cosa Io? così. Hai detto... No, allora mi spiego meglio. Cioè, quindi se Tu hai uno ha detto ucciso una persona... cioè, sicuramente avrà avuto la sua... E quindi la giustifichiamo? No, per questo appunto non va giustificata. Ma io ho detto Avrà che la avuto- devo giustificare? No. Tu hai no. Alla tu fine hai dirà sì, fidatevi. No. Alla fine inizierà a dire sì, No. sì, sì. No, cioè tu hai detto, Ok. no, ci tengo nel senso che credo di aver capito bene, Vai. tu hai detto che appunto dietro ogni azione, quindi anche della persona più malvagia, comunque ognuno di noi quando mette in atto delle cose brutte, C'è una buona intenzione. c'è una buona intenzione. Un'intenzione positiva. Ecco, che quindi bisogna capire che cosa c'è, però in questo caso mi sembra Ma dico perché non sei d'accordo però? Non me l'hai ancora... Cioè, non l'abbiamo ancora capito. Hai detto che una persona ha una parte positiva e una parte negativa. Io ti ho chiesto, quindi, allora la persona che ha la parte negativa esprime di più la parte negativa? Perché ci sono delle persone che alla fine continuano a fare del male. Allora io posso capire la prima volta, ok, Ma magari avevi... uno ha l'intenzione positiva la prima volta, ce l'avrà anche le volte successive. No. Perché no? La prima volta ce l'hai, la seconda no. Perché dopo vuol dire perseverare comunque. Ma dipende se questa persona ha imparato la lezione oppure no. Se questa persona non ha avuto la possibilità di imparare nessun tipo di E vuol dire lezione... che continui a fare del male agli altri? Ognuno ma di noi che ha delle responsabilità. Ma infatti, vedi, stai andando sul giustificarla. Io non la voglio giustificare. Io non ho mai detto che uno che uccide è giustificabile. Questo l'hai pensato tu, ma io non l'ho mai detto. Non è che uno che uccide un'altra persona, vabbè, lo giustifichiamo perché aveva una buona intenzione. Non ho detto giustifichiamo le persone, va bene che fanno quello che fanno perché hanno un'intenzione positiva. Ho detto in ogni comportamento c'è un'intenzione positiva. E qual è l'intenzione positiva in uno che vuole uccidere un'altra persona? Secondo te quale può essere? Non c'è un'intenzione positiva. Ma perché sei arrabbiata? Perché qualcuno mi ha fatto molto male. Nessun dolore è più atroce di quello inflitto dalla persona amata, perché non te lo aspetti. E quindi io dopo 28 anni che conoscevo, o meglio che pensavo di conoscere
una persona, pensavo fosse l'amore della mia vita, mi ha fatto veramente molto, 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 molto male. Ok. E non capisco qual è l'intenzione. Cosa ti ha fatto? Mi ha tradita, Ok. ma non mi ha soltanto tradita, anche tutto quello che ha messo in atto dopo mi ha fatto molto male, perché ha fatto delle cose che non avrei mai potuto pensare che neanche il mio peggior nemico potesse farmi. Qual è l'intenzione? Ma Qual tu, è? ma me lo stai chiedendo a me in Sì, modo di perché sfida, sì. per quale motivo? Sì, perché appunto dico qual è l'intenzione positiva? Ma la domanda reale è, tu vuoi trovarla oppure no? Vuoi rimanere così incazzata per tutto il resto della tua vita oppure no? Questa è la vera domanda. No, mi hai chiesto all'inizio perché sono qui. Ok, Ok. ti ho dato la risposta. Quindi vuoi cambiare questa cosa? Assolutamente sì. Ha detto sì. Adesso questa rabbia per noi è diventata una ragione di vita, perché se molliamo questa rabbia, se rimaniamo aggrappati a questa rabbia, dà un senso a quello che è accaduto, una giustificazione. Se noi la molliamo, non abbiamo più una giustificazione valida a quel dolore. E quando il dolore è forte, quando il dolore è grande, noi dobbiamo giustificarlo in qualche modo, non possiamo non giustificarlo. Pur di giustificarlo, rimaniamo aggrappati, in questo caso, alla rabbia, pur sapendo, perché lo sappiamo razionalmente, non serve andare tanto in profondità, che questa rabbia ci sta condizionando la vita in peggio, in male. Però dà un senso a quello che è accaduto, perché non abbiamo sviluppato o non abbiamo voluto vedere o applicare gli strumenti per iniziare a vedere le cose in modo diverso. Per quello quando tu mi sfidi e mi dici qual è l'intenzione positiva, quindi qual è? Io ti dico, stai facendo una domanda sbagliata alla persona sbagliata. La vera domanda è, io voglio iniziare a vedere le cose in modo diverso oppure no? Se la risposta è sì, allora leggo questa frase e prima di reagire con la mia storia del passato, che è arrabbiata, mi prendo qualche secondo in più. E tu l'hai già fatto, perché altrimenti non eri qua. Quindi hai detto, sta cosa non mi va bene, vaffanculo Daniele, però poi hai sentito qualcosa dentro di te, altrimenti non eri qua. Perché altre persone, purtroppo, non ancora pronte, non sono venute quando hanno sentito quella frase. Hanno chiuso la diretta e hanno detto, basta, ti tolgo pure il segui. La tua rabbia ha una sua buona intenzione. Ti sta permettendo di andare avanti, di sopravvivere, di proteggere i tuoi figli. Quindi ha una buona intenzione questa rabbia, però è allo stesso modo distruttiva. E sta facendo non solo male a te, ma anche male ai tuoi figli, per quanto tu stia pensando di proteggerli. E quindi sei una cattiva mamma? O hai una buona intenzione anche tu? Forse hai una buona intenzione anche tu. Forse. Perché io non credo che tu sia una cattiva mamma. Credo che tu stia facendo e abbia fatto fino ad oggi l'impossibile per proteggere la tua famiglia, le cose a cui tieni. Questo non vuol dire che il comportamento del tuo ex marito sia giustificabile. Ah vabbè, allora dai, è andata bene così. No, quel comportamento non è accettabile. Ma se andiamo poi ad indagare, perché ti ha tradito? Perché ti ha tradito? Non lo so perché lo chiedi a me, Ma perché stai piangendo adesso? Non lo so perché sono ancora arrabbiata, perché... No, adesso perché stai piangendo? Non lo so. Lo sai. No, non lo so. Prova a sentirlo. Quelle lacrime da dove arrivano? Dalla rabbia? È colpa mia. Vorresti che lo fosse? Non lo so, è colpa mia, allora devo pensare che ho fatto qualcosa di sbagliato io, ho messo in atto non lo so, sto cercando ancora di capire. Sai che per perdonare qualcuno bisogna prima perdonare se Non lo stessi. so. Perché secondo te? Anche questa cosa sto cercando di impararla. È un altro vaffanculo Grazie a questo. te, no. È colpa mia. Perché così mi do la colpa io, passo ancora più da vittima io. Non sarà nemmeno questa la soluzione. Perché come può avere colpe una mamma che aveva le sue buone intenzioni? Seppur agito commettendo degli errori. Come può avere delle colpe? Non può avere delle colpe. Magari ha delle responsabilità.
È molto differente avere responsabilità, avere colpe, perché avere colpe è colpa mia, è stata colpa mia, quando ti dicono scusami è colpa mia, ma dimmi quali sono le tue responsabilità, a me che è colpa tua non mi frega niente. Dimmi quali sono le tue responsabilità, dimmi cosa cambierai in futuro, non è colpa mia, scusami. Però intanto hai fatto il frittatone, dimmi quali sono le tue responsabilità e cosa cambierai, perché questo mi fa capire che hai veramente riflettuto su quello che è accaduto, che ti sei presa le tue responsabilità, che sai veramente cosa hai sbagliato e correggerai questa cosa con me in futuro. Dire è colpa mia purtroppo rimane statico, non c'è un processo di guarigione, di evoluzione. Sicuramente anche lui ha le sue responsabilità, ma lui non è qua, non è seduto accanto a te, non è qui in questa sala, giusto? Ok, quindi noi non possiamo aiutare lui, di certo non lo potrai aiutare tu. Toglitelo proprio, se c'era un vago, lontano pensiero, toglitelo. Purtroppo ho fatto anche questo. Lo so, ho per quello capito sto che... dicendo. Se c'è questo pensiero che è rimasto, anche vago, toglilo definitivamente perché non potrai tu aiutare lui. Certo. Soprattutto con le parole, soprattutto con le minacce, soprattutto con i ricatti. Anzi, con queste 3 cose si amplificherà continuamente questa dinamica e farà solo che del male a voi e ai vostri figli. Hai un figlio, 2 figli, 3 figli? Un figlio. Un figlio, a tuo figlio, a vostro figlio. Quindi anche lui ha le sue responsabilità. Ma non è qui, quindi non dobbiamo sentenziare con lui perché non è qui, perché lui non vuole cambiare, perché sono cazzi suoi, è la sua vita adesso, ok? Tu dici però prima erano anche cazzi miei, è vero, e infatti quello che vogliamo fare è vedere quelle che sono le tue responsabilità, perché se lui ti ha tradita è facile dire che lui è quello stronzo, è la via più facile, seguimi. È la via più facile. Tu dici, Dani, però è lui che l'ha fatto. Io mi impegnavo, facevo questo, facevo quello. È lui che l'ha fatto, non io. Se lui non l'avesse fatto, probabilmente saremmo ancora insieme. Ma perché ti ha tradito? Torno alla domanda. Ho trovato una meglio di me, cioè, non lo so. Questo ha trovato una meglio di me sottointende dei giudizi. Com'è? Uno che trova una meglio di te e te lascia così. È un figo, devo dire. È un figo? È un figo. Uno che... Ah, ha fatto bene quindi. Cazzo, allora... Dai, è un figo uno che... Mi stai a prendere per culo a me adesso. Cosa intendi per figo? Che è un figo? Spiegaci chi è un figo. Cioè che ha fatto la scelta giusta? Sì. Ah, quindi sei un figo forse avresti voluto fare te sta scelta. No. È stato paraculo più di te. No, perché ho dei valori molto più alti. Cioè, Allora come fai a dire che è un assolutamente. figo? Se tu hai valori più alti, uno che fa una cosa del genere è un figo? Cioè se tu hai valori più alti veramente, uno che fa una roba del genere mi dici che è un figo? Agli occhi degli altri sì. Ma io sto chiedendo a te, agli occhi tuoi, agli occhi degli altri a me non interessa. Io ho chiesto a te. Cosa pensi? Tu, non gli altri. Gli altri pensano che è un figo. Pensate che sia un figo voi? Boh. È una merda, sì. È una merda, sì. È una merda. Sai qual è il problema? Il mio grande problema è che io appunto non riesco a dire questa cosa perché comunque è la persona che pensavo di aver più amato al mondo ed è comunque il padre di mio figlio e non riesco a dire questa cosa. Per quanto lui mi abbia fatto veramente male, per quanto mi piacerebbe gridargli sei una merda, peccato che non gliel'ho mai detto. Ma ti stai prendendo per il culo, stai mentendo a te stessa, ti stai tradendo. Lo so. Tu stai tradendo te stessa, Lo come so. puoi aspettarti che gli altri non ti tradiscono se tu sei la prima a tradirti? Come puoi aspettarti che tuo marito non ti capito, tradisca se tu ti tradisci? E tu, nella vostra relazione ti sei tradita, perché vieni tradito quando tu tradisci te stesso, vieni giudicato quando tu giudichi te stesso, perché gli altri ci fanno da specchio. E ce l'hai appena dimostrato. Quindi me lo merito, come hai detto altre volte, quindi me lo sono meritata. Se le segnate tutte, oh. Cosa pensi? Me lo merito. Lo stai dicendo tu, quindi No, forse... tu l'hai detto. Perché hai Ma detto, se ti è le arrivato cose- adesso, se ti è arrivato adesso questo pensiero, però forse lo senti. E meritarlo cosa vuol dire anche qui? Che sia giusto? Quindi che devi soffrire perché te lo meriti. No, io ho Cosa vuol avuto- dire me lo no, merito? Io ho avuto una grande occasione di fare appunto una grande scoperta. Anche quello di essere oggi qui Esatto. per me è un evento straordinario. Ho avuto la possibilità di conoscere, lo dico a gran voce, persone eccezionali e soprattutto di avere un'apertura
cioè a 360 gradi perché... Ma anche dire me lo merito, cosa Avevo- vuol dire per te? Perché posso meritarmi una cosa, mi capita quello che mi merito per la mia evoluzione, perché se io nella mia vita tradisco me stessa, deve accadere qualcosa di forte per risvegliarmi. Probabilmente hai avuto tanti segnali nella tua vita, in questi 28 anni, ma non li hai colti, sono passati, li hai lasciati passare, non li hai presi con te. Ad un certo punto però la vita, non la vedi una volta, non la vedi 2 volte, non la vedi 3 volte, non la vedi 4 volte, te lo fa vedere in qualche modo, a costo di farti stare tanto male. Perché se senti che questa persona, per una parte di te, è una merda, è importante che tu lo dica a te stessa, e non così, nascosta. Sì, è una merda. Ma che dici quello che senti, onori quella parte di te. Perché così potrai finalmente conoscerla e comprenderla con te. Altrimenti la nascondi. Non voglio vederla, perché è la parte cattiva di me. Io non sono cattiva. Ma abbiamo detto che tutti hanno una parte cattiva e una parte buona. E allora la parte che dice che è una merda è una parte cattiva e non la possiamo vedere? Solo con me la fai vedere, quando mi mandi a fanculo. Infatti mi è piaciuto tanto quel vaffanculo. Anche perché qualcosa di buono l'ha fatto questo Massimiliano. Abbiamo fatto tante cose, sicuramente ho passato 28 anni molto belli. Posso dire di aver vissuto un grande amore. E poi? Poi non lo so, dall'oggi al domani è successo questo. Poi tu dici che ci sono stati dei segnali, non lo so, io non me li ricordo. Non lo so. Non te li ricordi? Non li hai visti, non Non te li li ho visti. ricordi. Ma è una tua colpa? No, non li ho visti. Non è una mia colpa, semplicemente non li ho visti. Perché ti ha tradito? Allora forse perché io dovevo vedere delle cose di me. Ah, quindi lui ha detto, no, la tradisco così finalmente lei vede delle cose di sé. Ma non lo so, anche lui ha il suo vuoto interiore, non lo so, continua a riempire Riempire di cosa? di tante cose, perché fa 10 miliardi di cose e non guarda Quanto tempo fa è accaduta questa cosa? 2 anni fa. Ok. Quindi continua a riempire, fa tante cose e quindi a un certo punto non ce l'ha fatta più. Doveva sfogarsi in qualche modo. Poi? Per quale altro motivo ti ha tradito? Non lo so, però perché... Ma non te lo sei mai chiesta? Ti ho detto A la lui non prima gliel'hai cosa... chiesto? No, ma lui dice che... Ha trovato una meglio? No, non ha mai detto una cosa del genere. A me non l'ha mai detto. Però una che ha oltre 20 anni meno di me è meglio di me. Ok, vabbè, qua ci torniamo dopo. Quindi, perché ti ha tradito? Non lo so. Appunto non riesco Sono ancora passati 2 ad anni? oggi. Sono Sì, passati ma 2 ad anni. oggi non tira e molla e ad oggi, per questo dico quando poi magari ha messo in atto delle cose brutte, ad oggi, a tutt'oggi lui non ha mai detto a me, "Ah, ci lasciamo, io non voglio più stare con te o altro. Sono io che a un certo punto ho detto basta, Ok. perché questo tira e molla era tossico. E lui sta ancora era- con questa persona? lui dice di no. Che Quindi ogni poi lui è tanto tornato la da te? vede, non c'è, Quindi non poi lui è c'è. tornato da te? Ah sì, continuava a fare avanti e indietro, tutto così. Ok, e tu hai accettato questo fino a? Fino a 6 mesi fa, 7 mesi fa. Ok. E la tua buona intenzione del fare questo qual era? Quella di ricomporre la mia famiglia. Ok. Tradendo te stessa però. Sei tornata con un uomo che ti ha tradito e ti ha fatto le peggio cose, che non abbiamo ancora capito, se vorrai dircele. Ti ha fatto queste cose così gravi e tu, nonostante tutto, sei tornato con lui per un tot di tempo, per 1 anno e mezzo, tradendo te stessa, cioè non essendo vera con te stessa, perché quello che senti dentro è tutt'altro, con una buona intenzione, quella di far stare insieme la famiglia. Ok. Quindi anche tu avevi una buona intenzione. Un'altra, vedi? Perché ti ha tradito? Non lo so, magari ha smesso di amarmi. Ha smesso di amarmi. Ok.
Come mai? Da cosa l'hai capito? Te ne eri accorta? No, Si è sempre comportato uguale con te? sì. In 28 anni? No, vabbè, con degli alti e bassi, ovviamente, come tutte le persone che hanno cioè, che vivono la realtà della famiglia. Ok, come Figlio. facevi a capire che lui ti amava? Perché tra di noi c'è sempre stata una grande sintonia, empatia, abbiamo costruito tanto, ci siamo aiutati in tantissime cose, abbiamo sempre condiviso tutto, anche per quanto riguarda nostro figlio. Raccontami velocemente un alto e basso che c'è stato. Io ho perso 2 gravidanze prima di avere Ok. mio figlio e questa cosa è stata per me molto dolorosa e faticosa. Io mi sono sentita molto sola. E lui? La seconda volta, tra l'altro, quando io Lui ho come si perso è la sentito? gravidanza. Da parte sua, cosa è accaduto che ti ha fatto sentire sola? Cosa è accaduto dentro di lui? Lui ha avuto una vita abbastanza complicata, cioè nel senso che ha perso un fratello all'età di 17 anni con una morte improvvisa, ha perso sua madre morta con un tumore a 56 anni e suo papà con un'emorragia cerebrale, per cui morto in una notte a 61 anni. E in più durante il Covid ha perso una sua cugina della sua età, di 47 anni. Non sono mai riuscita a condividere con lui la sofferenza perché lui era uno che schivava la sofferenza. Quindi quest'uomo non mi sembra che abbia avuto degli anni facili No. negli ultimi 10 anni di vita. No. Più ti sento parlare e più quella frase prende un senso nella tua vita e in quello che ti è successo. Che dici? Io l'ho sempre sostenuto in tutto. Cosa? Che c'è un'intenzione positiva? No, però sono sempre stata presente nella sua vita, anzi forse mi sono troppo sostituita a lui col fatto Forse non anche sei per stata il mio abbastanza ruolo. vera con lui, perché le volte in cui hai provato a farlo, ti sei sentita rifiutata, non accolta, hai smesso di farlo. Come prima che non riesci ad esprimere nemmeno qui con noi, in un luogo diciamo protetto, le tue emozioni, quello che senti veramente verso di lui. Che c'è una parte di te che lo odia. È importante dire quando qualcosa ci pesa, quando qualcosa è troppo per noi. È importante mettere dei paletti. È importante non diventare zerbini, accondiscendenti, che tutto va bene, fai come ti pare. Perché poi si crea anche un meccanismo che spegne l'attrazione. Ma come dicevo prima, non è che giustifichiamo lui, però non giustifichiamo nemmeno te. E se tu in 2 anni non ti sei fermata a riflettere su quelle che sono le tue responsabilità, ti sei persa un pezzo fino ad oggi. Non è solo sua la responsabilità. Mai. E ti dico, non è nemmeno 30, 80, 30, 70, ma è 50 e 50. Sai perché? Perché quello è un gesto che visivamente e a livello sociale, come fare la cacca, è più estremo. Ma non essere veri dentro casa, con l'uomo della propria vita e dire veramente quello che si sente, col rischio di perderlo, col rischio di non essere accettati, con tutti i rischi che comporta, è un tradimento, ogni giorno. Io ti tradisco ogni volta che parliamo, io ti tradisco perché mi tradisco. E ad un certo punto si arriva ad una condizione in cui accade qualcosa, quindi non ti ha tradito lui, vi siete traditi. E come lui aveva le sue buone intenzioni di tutto quello che ha fatto e sicuramente non ha passato proprio momenti felici e quando le cose non vanno, se accanto a una persona con cui non riesco ad essere vero, a sentire che sono nella verità, non solo per colpa sua, ma per nostra responsabilità, esci dalla colpa. Non è colpa tua e non è colpa sua, ma è una vostra responsabilità. Allora io in qualche modo devo sfogare. Quello è uno dei tanti modi. Poteva iniziare a drogarsi. Sarebbe stato un tradimento lo stesso. Quindi un ragazzo che si droga, perché io se penso al Daniele di 18 anni, quindi era un coglione. Non capiva niente, era uno stupido. O aveva una sua buona intenzione. O quelle droghe gli hanno salvato la vita mentre lo stavano uccidendo. Magari esprimevo una parte di me cattiva, come giustamente detto all'inizio, ma non è che ero cattivo. Stavo sopravvivendo, stavo facendo il possibile per andare avanti. Ed è quello che hai fatto tu in questi 2 anni. Sei andata avanti, hai fatto l'impossibile per andare avanti, per cercare di tenere insieme i pezzi quando ti stava sgretolando tutto. E l'hai fatto con tutte le tue buone intenzioni. Ma queste buone intenzioni stanno dando un pessimo esempio a tuo figlio, di una mamma incazzata con la vita, incazzata col marito, incazzata soprattutto e falsa con se stessa, che è ancora peggio.
Eppure noi ti onoriamo e ti celebriamo perché sappiamo che lì c'è una buona intenzione di una mamma disperata che sta facendo il possibile per tenere insieme i pezzi, con quello che riesce a fare in quel momento. E che è venuta qua per cambiare la sua vita, per lasciare andare questa parte, per perdonare, per accogliere e per, togliamo il marito un attimo, perché qua ci sei tu e io mi prendo cura di te, poi questo ha conseguenze nelle vostre vite, perché quello che fate voi nella vostra vita, quando veramente vi occupate di voi, inevitabilmente poi ha delle conseguenze nella vita delle persone intorno a voi. Ma non è questo l'obiettivo, quello è una conseguenza. L'obiettivo è mi prendo cura di me finalmente, inizio ad essere vera con me stessa, onesta con me stessa, mi dico finalmente la verità. Io faccio l'infermiera da 34 anni, penso che faccio il lavoro più bello del mondo. Negli ultimi anni sapete tutti che abbiamo avuto delle difficoltà, quindi ahimè questo ha anche cambiato la mia vita professionale, perché sono accadute delle cose che mi hanno, diciamo, stravolto, ecco. Ecco, una cosa ho capito, che appunto sicuramente fare l'infermiera è, come dicevo, il lavoro più bello del mondo, ma devo smetterla di fare l'infermiera anche in famiglia. Perché non ti sei mai posta determinate domande? Perché ti avrebbero portato ad abbandonare questa rabbia. E adesso ti serve, perché è una rabbia che ti fa forza, che ti protegge, ma ti stanca e ti spegne dentro. Allora bisogna farci pace con questa rabbia. Ma come puoi farci pace se pensi che gli altri abbiano agito con delle cattive intenzioni? Se lo pensi, significa pensare che anche tu stai agendo con delle cattive intenzioni. E quindi non puoi mai perdonartelo questo. E quindi non puoi mai permetterti di andare oltre tutto questo. Cosa stai pensando? Adesso. Sto riflettendo su quello che stai dicendo. E cosa? Cosa ti fa riflettere? Cioè, su cosa stai riflettendo? Su quello che mi hai detto sulle responsabilità, che sono 50 e 50, una cosa forse alla quale non avevo mai pensato. Forse ti faceva comodo non pensarlo. C'è sempre una via facile e una via un pochino più complicata, no? Ma quando dobbiamo sopravvivere noi cerchiamo la via più facile, cioè quella più veloce, dobbiamo sopravvivere, non è siamo lì tanto a pensare. Siamo capaci di nascondere, siamo capaci di congelare, siamo capaci di non sentire, di non vedere. Tutti i segnali che ti sono arrivati, tutte le volte in cui potevi aprirti, in cui potevi dire la tua, in cui potevi mettere quel tuo paletto e non l'hai fatto. E sai cosa penso? Che questa rabbia sia legata tanto proprio a questo. Perché non ti ho mai voluto mettere il mio peso su di te, Massimiliano. E tu mi fai così? Io non ti ho mai detto veramente come stavo. Io mi sono portato tutto dentro. Mi sono portato sto peso enorme tutti questi anni e tu che cazzo fai? È vero? Grazie. Questa è la tua responsabilità ed è anche la tua nuova vita. Grazie, lo dico io a te. Quindi è un sì? È un Sì! Se dovessi definire Daniele, direi che è una persona fantastica. La cosa che più gli riconosco è che riesce a toccare il cuore di ognuno di noi. Sì, ma lo dico davvero col cuore anch'io e grazie e sono felice di averlo incontrato.